Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live serale per parlare un po' di egocentrismo. Cosa si intende col termine egocentrismo? Se siamo tutti egocentrici o se qualcuno si salva dall'egocentrismo. Beh, intanto possiamo definire la parola egocentrico. Vuol dire che l'ego sta al centro. L'ego, che cos'è l'ego? Ecco, bisogna definire che cos'è l'ego. L'ego è di fatto una maschera, se vogliamo, è comunque ciò che noi crediamo di essere, ciò che noi pensiamo di essere, come noi interpretiamo noi stessi. Ecco, questo potremmo definire che è la definizione dell'ego. L'interpretazione che diamo di noi stessi è semplicemente un'interpretazione, perché ovviamente nulla è, come dire, definito in senso oggettivo, tutto è definito in senso, in termini soggettivi, per cui l'ego diciamo, è la percezione che noi, soggettiva, che noi abbiamo di noi stessi, quindi può essere una percezione di un certo tipo, può essere una percezione di un altro tipo, però è essenzialmente una percezione soggettiva del proprio essere, no? E quindi perché rappresenta una maschera? Perché se noi ci pensiamo, diciamo, centrare, ma non si vede, c'è qualcuno, c'è. Tanto saluto, ma mi sa che non è arrivata la notifica perché non c'è nessuno che scrive, solo 7 persone collegate. Notifica di YouTube non è arrivata. Saluto Marco, quindi una live intima questa sera, proprio di 4 gatti. Vabbè, non è esatto, non manda le notifiche YouTube e quindi le persone poi non si collegano, giustamente, perché non lo sanno. Vabbè, e niente, comunque sì, siamo in pochi. Isabelle Legrand, eccola qua, Isabelle Legrand. Siamo in pochi, ma pochi e neanche tanto buono, no, scherzo, pochi ma buoni. Va bene, dai, che facciamo una live intima. Allora, quindi, perché non manda non so perché YouTube ogni tanto manda le notifiche, ogni tanto non le manda. La Malgasciona, eccola qua, la Malgasciona Alessandra Casara, l'unica vera Malgasciona Alessandra Casara. Non ci sono altre Malgascione, cioè tutte le altre sono solo imitazioni. L'unica vera Malgasciona è Alessandra Casara, la Malgasciona, come dire, doc, la Malgasciona doc, tutte le altre sono solo delle imitazioni. La Malgasciona originale, Alessandra Casara. Beh, le notifiche su WhatsApp non è che sono così tanti, poi le ho mandate, no? Quelle le ho mandate comunque. Allora, vabbè, dai, comunque sia, facciamo una live per pochi intimi, insomma, per pochi. Saluto Alessandro Marco Papa. Allora, teniamo presente quindi questi concetti, questo concetto di fondo, no? Che cos'è l'ego? L'ego quindi è la rappresentazione simbolica che io do di me stesso e rappresenta, diciamo, una sorta di maschera, se vogliamo, no? È la nostra personale interpretazione di noi stessi. Il malgascione Stefano Gatto, eccolo qua. Allora, che cosa significa egocentrismo? Beh, allora, in termine generico, come viene utilizzato, le persone egocentriche vengono definite come persone molto centrate su se stesse che pensano a se stesse e pensano poco agli altri. In realtà questo è parzialmente vero, diciamo così, perché tecnicamente l'egocentrismo, che è il chiudersi in se stesso da un certo punto di vista, cioè il definire i confini, infatti il simbolo dell'egocentrismo è rappresentato dal simbolo del cerchio. Il cerchio cosa fa? Definisce i confini, quello che è mio e quello che è tuo. Ecco, l'ego è proprio questo, no? Definisce l'io e il mio e quindi è un meccanismo di difesa. Questo è mio, questo è tuo, io sono io, tu sei tu, e questa è la definizione dell'ego. Eli Vinceslao, Mirko Papella. Non posso urlare tanto perché la voce non è ancora andata. Non è ancora tornata del tutto, cioè. E allora,
Tecnicamente come si forma l'egocentrismo? Tecnicamente si forma quando noi da piccoli, da un'età da piccoli, ci rendiamo conto che siamo, come dire, che non possiamo fare affidamento troppo sulle altre persone. Quindi è un meccanismo di difesa. L'egocentrismo nasce dal fatto che abbiamo attribuito al nostro genitore buono un dolo comportamentale nei nostri confronti. Ecco, questa è la definizione di egocentrismo, perché un genitore cattivo l'abbiamo avuto. E questo è quello che il genitore cattivo che tutti noi abbiamo identificato come cattivo, uno dei due ovviamente, uno dei due l'abbiamo identificato come cattivo, di genitore. E cosa ci fa questo genitore cattivo? Questo genitore cattivo ci praticamente viviamo un conflitto, però l'altro è il genitore buono, quello che dovrebbe difenderci. Se il genitore buono ci tradisce, ma ci tradisce nel senso che noi attribuiamo per mille motivi al genitore buono un dolo comportamentale nei nostri confronti. Il dolo comportamentale attribuito, il tradimento, quindi il dolo comportamentale, cioè non ha fatto soltanto qualcosa che non ci andava, perché se noi giustifichiamo il fatto che il genitore buono, diciamo, ha fatto qualcosa che non ci andava, sitz, platz, Canetti, sitz, Acuccia, Canetti, sitz, platz, Canetti, Acuccia, sitz, platz. Ah no, quando c'è la Canetti devo mettere il coso, quando c'è la Canetti devo mettere il nuovo rap, quando c'è la Canetti, il nuovo tormentone. Appena vedo la Canetti devo far partire il tormentone. Dov'è sto tormentone? Vediamo un po'. Se troviamo il tormentone, appena trovo la Canetti devo trovare il tormentone, perché senza la Canetti... No contact. Zitta. 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 Zitta, Canetti, Acuccia. Sitz. Flat. Sitz. Flat. Sitz. Zitta. No contact. Zitta. 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 Zitta, Canetti, Acuccia. Sitz. Flat. Sitz. Flat. Sitz. Zitta. Bene, quando vedo la Canetti ormai ci va il tormentone. Canetti, zitta! Allora, quindi, tornando al discorso precedente, noi dobbiamo quindi renderci conto che l'egocentrismo è dato dall'aver subito un tradimento. Ripeto, subito un tradimento può essere una parola grossa, no? Perché un genitore perché ti tradisce? Noi abbiamo interpretato un comportamento tra i tanti di quello che è identificato come genitore buono come un comportamento doloso nei nostri confronti, un comportamento doloso che deliberatamente ha deciso di tradirci. Non è stato un errore, cioè non è stato come dire, poverino, ha un genitore deficiente, fa queste cose qua e va bene. No, l'ha fatto per dolo nei nostri confronti. Quindi dobbiamo tenere presente, per sveglia, dobbiamo tenere presente, adesso farò le sveglie per il telefono, ne dobbiamo fare, ecco, quindi renderci conto di questo fatto, no? E quindi se riconosciamo che il genitore buono ha avuto un comportamento doloso nei nostri confronti, questo cosa significa? Significa che noi dobbiamo crearci delle maschere per sopravvivere. Dobbiamo crearci delle maschere per sopravvivere. Per quale motivo? Perché se non ci creiamo delle maschere, non abbiamo la possibilità di sopravvivere, perché non abbiamo più riferimenti esterni, dobbiamo per forza fare affidamento su noi stessi, quindi l'egocentrico teme gli altri, è diffidente, ecco, sviluppiamo diffidenza. Quindi una delle caratteristiche fondamentali delle persone egocentriche è la diffidenza perché
come si riconosce al volo un egocentrico? Adesso poi vediamo come si riconosce al volo un egocentrico, però finisco un attimino il discorso. Quindi un egocentrico è una persona che comunque è diffidente. Però la diffidenza, e adesso anche per rispondere alla Casara, la diffidenza non è una diffidenza generica, è una diffidenza mirata, non importa terra più a terra che non hai riconosciuto i genitori, non importa, avrai trovato dei sostituti. Sei vissuto, sarei stato in orfanatrofio, avrei trovato come dire, hai proiettato, perché tu sei nato, quindi sei l'unione di uno spermatozoo e un ovulo. Lo spermatozoo è tuo padre, l'ovulo è tua madre, tu sei l'uovo, sei tu. Quindi anche se non hai mai conosciuto i genitori, non importa. Qualche adulto significativo ti avrà guardato, perché a 2 anni non potevi sopravvivere da solo. Fosse stato anche quello dell'orfanatrofio, non importa. Hai proiettato anche su una persona sola il modello materno e il modello paterno. Ecco, rispondere a Martina, chi non ha attribuito un comportamento doloso ad un genitore non diventa egocentrico. Gli egocentrici sono solo quelli che hanno attribuito, sono tanti, però. Io per la mia esperienza personale direi che sono l'80% della popolazione, perlomeno qua in Occidente. Direi almeno l'80%. 75-80% della popolazione sono egocentrici. Oh, Anna Grandinetti, eccola qua, da quanto tempo? Anna Grandinetti, il sigillo d'oro a Torino, andate a Torino al sigillo d'oro. E intanto iscrivetevi al canale della Canetti, se proprio non sapete cosa fare, iscrivetevi al canale della Canetti, Chiara Caneschi, iscrivetevi al canale di Chiara Caneschi. Allora, quindi stavo dicendo, papella! Quindi soltanto le persone, oh, grande Raffaello, soltanto le persone che hanno subito, diciamo così, o vissuto un comportamento doloso del genitore buono diventano egocentrici, gli altri no. E l'egocentrismo però è mirato, perché l'egocentrismo sviluppa diffidenza, e questa diffidenza però non è una diffidenza così generica, è una diffidenza verso il genitore che ti ha tradito, cioè ti ha tradito tua madre, diventi diffidente verso tua madre, ti ha tradito tuo padre, diventi diffidente verso tuo padre, e poi crescendo, no, ho detto Alessandra Casara, siamo tutti egocentrici all'80%, secondo me è 75-80%, comunque la maggioranza delle persone sono egocentriche, però stavo dicendo, quindi diventiamo diffidenti verso il genere, diciamo, del genitore che ci ha tradito, cioè se io sono stato tradito da mia madre, diventerò diffidente verso le donne, per estensione di genere diventerò diffidente verso le donne. Sono stato tradito da mio padre, diventerò diffidente verso gli uomini. E come facciamo a riconoscere, diciamo, gli egocentrici? Beh, gli egocentrici, ad esempio, se uno parla spesso di donne, sarà un egocentrico tradito dalla madre. Perché la lingua batte, ecco, tenete presente questa cosa qua, la lingua batte dove il dente duole. Ecco, se voi tenete presente sempre questa metafora non vi sbagliate, la lingua batte dove il dente duole. Quindi se una persona parla di donne sempre, la lingua batte, diciamo, sulle donne, nel senso che, in che senso? Nel senso che avrà vissuto un tradimento femminile. Se invece uno parla sempre di uomini, anche un maschio, ovviamente, parla sempre di uomini come stronzi, eccetera, eccetera, e vuol dire che il tradimento l'ha vissuto da parte degli uomini. Cioè noi parliamo, ecco, se ne parla male, sì, non può parlarne male o bene, non importa. Se ne parla male è perché, diciamo, ha anche della rabbia, del rancore, del risentimento.
Se ne parla bene ha senso di colpa, perché comunque quando vivi un tradimento, anche se attribuisci il dolo comportamentale, potresti poi attribuirti anche un senso di colpa. Quindi le persone che diciamo e quindi l'egocentrismo in questo senso è questa cosa qua. Lady Elvira, eccola qua, la nostra Lady Elvira, e anche Baghera la Pantera, Bacheca la Pantera, Bacheca la Pantera. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente, ecco, questa situazione, no? Quindi l'egocentrismo nasce dalla percezione di un tradimento, dalla percezione di un tradimento di un genitore e quindi questo, appunto, come dicevo, genera un meccanismo difensivo perché noi dobbiamo difenderci, siamo da soli, non abbiamo persone che ci possono difendere. Ecco, tra l'altro, gli egocentrici sono molto diffidenti soprattutto dagli amici. Vivono una diffidenza da parte degli amici. E vabbè, io non mica sono un cantante, Martina, la tua amica, la tua amica da Londra sotto il Reperto Caribe, mica sono un cantante io. È stato bravo il gatto che ha adattato la musica alle frasi che dicevo io. Cioè. Quindi dobbiamo tenere presente questa situazione, che dobbiamo tenere presente questa situazione che le persone egocentriche tendono a essere diffidenti. Alessandra Casara, tu non ti fidi di tutti, assolutamente, e il fatto che tu mi dica che ti fidi di tutti significa che non ti fidi di tutti, perché chi si fida non si pone il dubbio, mi fido o non mi fido. Chi inizia a porsi il dubbio di questa persona, mi fido o non mi fido, ma io mi fido di tutti, è perché non ti fidi. Tieni presente questo, che la lingua batte dove il dente duole. Questa è la lingua, sì, ma mi fido di tutti o non mi fido di nessuno non cambia niente. Cioè nel momento in cui uno si pone la domanda è perché nel momento in cui uno si pone la domanda è perché ci sono delle situazioni. Però poi non ti fidi di nessuno, ma se vai a vedere bene ci sono quelli che ti fidi di meno degli uomini o ti fidi di meno delle donne. Ad esempio, Alessandra Casara, io so che si fida meno degli uomini, ma credo anche Vittoria Vinca si fidi meno degli uomini. Ma non perché lei è donna, ma perché da come l'ho percepita, poi magari sbaglio, anche la nostra Tania Grandi, che dalla sua statura di 1,03 m, lei degli uomini non si fida tanto, ad esempio. Non perché è donna, ma per il fatto che ci sono questi meccanismi dovuti a un vissuto, a un imprinting, a un vissuto, no? Quindi noi dobbiamo renderci conto di che cosa? Beh, allora, poi ovviamente anche questo non è un sì e no, diciamo una dicotomia, perché non è una dicotomia, cioè nel senso che anche il livello di egocentrismo è variabile, dipende da quanto forte abbiamo percepito il tradimento. Più forte abbiamo percepito il tradimento nell'infanzia, più forte abbiamo percepito il tradimento nell'infanzia, più egocentrici siamo. Quindi, questo forse anche per rispondere a Alessandra Casara, l'egocentrismo non è un sì-no, è un sì-no, certo, però è un sì-no con una sua gradualità. Quindi non esiste soluzione di continuità nella crescita dell'egocentrismo. Certo, più uomini conosco, meno mi fido, esatto, Catwoman, perché andrai a scegliere. Ecco, la cosa interessante, cosa intendi per tradimento? Il tradimento vuol dire che un genitore ha tradito le tue aspettative, ha tradito le tue aspettative, cioè tu ti aspettavi che lui facesse qualcosa nei tuoi confronti, non l'ha fatto. Qualunque cosa, può essere che tu avevi tanto voglia
di andare a quella festa di compleanno e il genitore buono, che di solito ti portava, una volta non ti ci ha portato, per dire, ha tradito le tue aspettative. Questo è il tradimento. Ma è una percezione che ha il bambino, il ragazzo del tradimento. Quindi è una percezione del tradimento. No, ti può tradire solo il genitore buono? Ecco, questa è la domanda che viene fatta. Ti può tradire solo un genitore, perché l'altro genitore è già quello cattivo, quindi il cattivo non ti può tradire. Il genitore cattivo non ti può tradire, perché il nemico non ti può tradire. Se tu sei già in guerra con qualcuno, non è possibile che quel genitore con cui sei in guerra ti tradisca, perché se in guerra vale tutto, in guerra non c'è il tradimento. Se io sono in guerra con uno, che tradimento è? Fa già parte, diciamo, del conflitto, no? Non esiste tradimento se tu sei in guerra. Ti possono tradire soltanto gli amici, ti possono tradire soltanto le persone vicine, il nemico non ti può tradire. Quindi siccome tutti noi abbiamo... No, non siamo tutti ego, non è vero Jessica, siamo la maggior parte di noi siamo ego, ma non tutti. Quello che dicevo, per quell'esperienza mia sarà circa l'80%, comunque ci sono persone che non sono ego. Ma che disturbo della personalità? Ma no, non è nessun disturbo. Se fossimo, vuol dire che tutta la popolazione umana è disturbata. Cioè, se tu intendi che tutta la popolazione umana o l'80% della popolazione umana è disturbata, allora siamo tutti ego, tutti disturbati, diciamo così, no? È come quella storiella, l'avete mai sentita quella barzelletta, quella storiella? C'è uno che va in macchina, no? Va in macchina e sente alla radio che dice: attenzione, fate attenzione che c'è un pazzo che va contromano in autostrada. E lui guarda e dice: ma come un pazzo? Ma qui sono tutti pazzi. Vabbè, comunque, non so se l'avete capito o no. Ridete, Nefilim, ridi, Nefilim. Oh, Papella, ridi, Papella, bravo. Come ride Papella. Ridi, Papella, ridete da sta barzelletta, ridete, voglio sentirvi ridere. Oh, bene, tutti che ridono. Questa è una barzelletta fenomenale, bravi. Allora, leggi Max, che hai scritto, la Malgasciona, vi informo che Alessandra Casara è la Malgasciona ufficiale, e non leggo però, come mai hai visto che è così facile che il genitore tradisca e quindi non sviluppa un concentrismo? Ecco no, perché la risposta in realtà l'avevo già data, non è il fatto che il genitore tradisce o meno, è come tu interpreti quell'evento lì. Cioè, ecco, il tradimento si verifica se tu interpreti che il genitore conflittuale fa un comportamento doloso nei tuoi confronti. Se tu dici, poverino, non capisce niente, è un cretino, per dire, anche lo denigri, dici un deficiente, e allora non diventa egocentrica, perché non gli attribuisci il dolo comportamentale. Cioè, se tuo padre non fa una cosa che tu vorresti facesse e tu dici ma è un povero deficiente, per dire, non lo fa perché oppure non lo fa perché è succube di mamma, per fare un esempio, cioè non gli attribuisci un dolo comportamentale, non passa egocentrica. E quindi è una scelta, diciamo, anche qua una scelta riflessiva. No, entrambi possono averti tradito, uno o l'altro, patriesse, uno o l'altro. Ma è possibile tutto l'infanzia? No, ma ci può essere mille cose, sto dicendo Alessandra, ci possono essere mille eventi che tu li vivi come tradimento, ma non attribuisci il dolo al genitore, non l'ha fatta apposta. Se tu giustifichi il comportamento del genitore, giustifichi il tradimento dicendo è un cretino, per dire, non gli attribuisci il dolo comportamentale, certo, possono essercene degli tanti eventi, però dipende da come tu li interpreti, no? Anche grandi tradimenti, ma se tu questi grandi tradimenti li interpreti come, diciamo,
se tu questi grandi tradimenti li interpreti come non dolosi, diciamo così, ma colposi se vogliamo, ma non dolosi, non hai un dolo comportamentale, non è un dolo comportamentale. Lo chiedevo a te, devi scoprirlo, scoprilo, Patriesse, io non ti dirò mai nulla, scopri tu. Quindi alla fine, quindi l'egocentrismo, dicevo, non è un qualcosa che può essere, non è un qualcosa che può essere tutto o niente. Ci sono diversi livelli di egocentrismo, no? Quindi più forte hai vissuto questo tradimento ed è attribuito il dolo comportamentale del genitore, più diciamo diventi chiuso in te stesso e diventi diffidente verso gli altri. Persone fortemente egocentriche verso le donne sono fortemente diffidenti verso le donne, ad esempio, sono fortemente diffidenti verso le donne o verso gli uomini. E quando uno diventa diffidente poi vive male le relazioni, no? Perché nel senso che se tu diventi diffidente intanto temi il tradimento e quindi andrai a cercarti situazioni in cui ti vivrai il tradimento, perché tutti gli egocentrici sono stati traditi in qualche modo, hanno percepito il tradimento. I ragazzi che mi piacciono sono inafferrabili, ma non è che sono inafferrabili, non è che non devi fidarti, metti dei vincoli e vedi se accettano i vincoli. Beh, come comportarsi con i differenti, i diffidenti intendi, come comportarsi con i diffidenti? Beh, appunto, i diffidenti, è inutile che dici io, ecco, la cosa interessante è che se tu hai a che fare con un egocentrico, non è che devi essere, diciamo, non devi andare ad alimentare questa diffidenza, la diffidenza un po' devi alimentarla, perché altrimenti lui non ti percepirebbe significativa. Quindi le persone significative, diciamo così, alimentano il nostro, come dire, le persone per noi significative alimentano il nostro imprinting, non sono quelli che non alimentano il nostro imprinting. Quindi, detto in altri termini, se tu hai una persona gelosa da fare, non devi, chi è che è un troll? Boh. Se tu hai una persona gelosa, devi renderla ancora più gelosa. Questo è. Quindi l'imprinting va creato un teatrino che vada a, diciamo, in questo teatrino dobbiamo, sì, in questo teatrino dobbiamo far rivivere lo stesso tipo di tradimento. Beh, il confine tra l'egocentrismo e il narcisismo può essere individuato in qualche modo, certo, perché gli egocentrici si innamorano tranquillamente, i narcisisti no. La differenza tra l'egocentrico e il narcisista sono due cose diverse. Cioè, è come dire, come posso distinguere una mela da una pera? Perché hanno un sapore diverso. Mela e pera non hanno lo stesso sapore. Sono due cose diverse. Cioè, diciamo che l'egocentrico, qui la salute che se ne va, l'egocentrico non mette in atto i comportamenti che mette in atto il narcisista, quindi sono due cose diverse. Sono due cose. Se ci sono dei troll, fateli secchi, coso lì. Uno che viene, dice che canale 6, sì, fate secchi i troll, ammazzate i troll. Grazie, ammazzatemi i troll, per favore. Allora, stavo dicendo, una persona... Ma no, Jenny, cosa vuol dire? Non è che non rispondo. Che hai scritto, Jenny? Io rispondo ai messaggi che vedo. Cosa ha scritto Jenny? Sotto stress assumiamo il comportamento del genitore che ci ha tradito. Sotto stress assumiamo il comportamento del genitore che ci ha tradito.
No, non è detto che sotto stress, non è detto che sotto stress assumiamo un comportamento del genitore che ci ha tradito. Sotto stress, diciamo sotto pressione, tendiamo, se siamo egocentrici, ad assumere il comportamento del genitore conflittuale, non di quello che ci ha tradito. Quello che ci ha tradito possiamo cercarlo, ma di solito non assumiamo quel comportamento lì. Eh, allora, quindi stavo dicendo, stavo dicendo, che stavo dicendo? Allora, spesso la donna egocentrica attrae molto... Ah, narcisista, sì, ecco. Narcisista, beh, no, la donna egocentrica non attrae molto il narcisista, cioè la donna egocentrica se è dipendente attrae molto il narcisista, non soltanto il narcisista è attratto, il narcisismo non è una malattia mentale, qui tutte le malattie mentali. Allora, le malattie mentali sono altre cose. Allora, quindi stavo dicendo, il narcisista si differisce dall'egocentrico perché è una cosa completamente diversa. È una cosa completamente diversa. È una cosa completamente diversa nel senso che il narcisista mette in atto tutta una serie di comportamenti che non si ritrovano nell'egocentrico. Quindi il love bombing, il gaslighting, l'isolamento, il ghosting, sono tutti comportamenti che ha il narcisista e che non ha l'egocentrico, quindi come dire, sono due cose diverse. Il narcisismo nasce da situazioni diverse, insomma, quindi non c'è correlazione tra le due cose. L'egocentrismo talvolta si può confondere con il narcisista, per quale motivo? Perché noi tendiamo ad attribuire, ecco, l'etichetta di narcisista a tutti quelli che non si innamorano di noi, no? Perché la definizione di narcisista è non si innamora di nessuno, ma non è che se non si innamora di te è un narcisista, perché ci sono tantissime persone che dicono, ah, lui è un narcisista, perché? Perché non si è innamorato di me, ma non vuol dire che se non si è innamorato di te non è un narcisista. Eh, Beh, il narcisista si frega da solo, Eli, Venceslao, il narcisista si frega da solo. Comunque stavo dicendo, beh, l'egocentrico può essere un donnaiolo, certo, perché, allora, ad esempio, faccio un esempio, un egocentrico che ha vissuto maschio, che ha vissuto il tradimento da parte della madre, come dire, temerà di essere abbandonato dalle donne, per dire, quindi qual è il modo migliore per non essere abbandonato dalle donne? Averne tante, e quindi tenderà a diventare un donnaiolo, oppure non averne neanche una. Non averne neanche una e quindi non averne neanche una cosa significa? Significa che come dire, non ti impegni con nessuna, perché se tu temi il tradimento, e questo tradimento, come puoi evitarlo? O non hai nessuna o ne hai tante, perché se ne hai tante, cosa vuol dire? Se ne hai tante vuol dire che è come aver differenziato, diciamo, è come aver differenziato gli investimenti, no? Hai comprato 50 azioni di 50 aziende diverse, per dire, e sarà difficile che tutte vadano male, no? Una potrà andare male, ma l'altra potrà andare bene. Anna Walzuk, oh, quanto tempo Anna Walzuk? Era un po' che non ti vedevo. Mentre invece se noi abbiamo, come dire, fatto un investimento soltanto su una persona,
se abbiamo fatto un investimento soltanto su una persona, è molto più probabile che questa persona ci possa abbandonare. Quindi l'egocentrico tende proprio per diffidenza o a non impegnarsi tanto o a impegnarsi con tante persone o impegnarsi con tante persone. Anna Walczuk è polacca, perché dal cognome sembra polacca, e quindi questo è... No, comunque, giusto per rispondere a Pink, vedo scritto una cosa, i donnaioli non è vero che sono tutti ex conflittuali madre, proprio il contrario. I donnaioli sono spesso tutti ex conflittuali padre, non madre. Il donnaiolo, quello che viene definito donnaiolo, è ex conflittuale normalmente, poi ci sono delle variazioni, ma normalmente è ex conflittuale padre, non madre. Oh, Elena la Romana, eccola qua, Elena la Romana. Quanto tempo? Elena di Troll, Elena di Troll. Ci vediamo a Roma, Elena di Troll, il 7 aprile a Roma. No, ma adesso sto molto meglio, Elena. Settimana scorsa era un delirio, eh. Settimana scorsa uno starnuto dietro l'altro, ma adesso sono veramente in fase di recupero, sono veramente in fase di recupero. Ecco, c'è un troll, fatemi fuori il troll! Rapidi, fatemi fuori il troll, sto muchas, fatelo fuori, voglio vedere chi è più veloce. Dai, fatelo fuori il troll. Oh, bravi. Il 7 aprile io sarò a Savona, Elena Romana, facciamo lo scambio allora, tu a Savona non ci posso, ma davvero? No, non ci credo. Vieni a venire a Savona, no, non ci posso credere. Elena la Romana, ma stai scherzando ovviamente, o no? Papella! Comunque, detto questo, spero di aver chiarito un po' gli egocentrici. Io stasera mi sa che vado al tango, c'è qua il festival, non c'è il nostro, c'è un festival del tango in un paese vicino a Savona, c'è un festival del tango, non c'è il nostro, come si chiama, Stefano Gatto, se no ti puoi prendere l'aereo da Roma e venire al Tango Festival di Savona. La live dunque può essere che la faccio prima, può essere che la faccio prima la live, può essere che la faccio prima, una piccola live magari verso le 9 meno un quarto, una piccola live veloce e poi verso le 9:30 così però me ne vado al tango. Allora, vi ricordo quindi Torino, gli appuntamenti Torino 22 febbraio ore 21, il tema sarà PNL per felicità e benessere, programmazione neurolinguistica per felicità e benessere, quindi vi aspetto tutti il 22 febbraio a Torino. Poi Milano invece 2 full immersion, Milano il 3 marzo dalle 9:30 alle 19 e Roma il 7 aprile dal 9:30 alle 19. Il riferimento è il 333 15 11 703. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti: Torino, Milano, Roma. Bene. Detto questo, un saluto a tutti. Se una persona accetta di vedersi, uguale interesse. Accetta di vederti? Beh, se accetta di vederti è un indicatore di interesse, certo, certo. Brava, senti le meditazioni, bravissima. No, ma questa sera una scappata in live la faccio, sul presto, perché sennò magari dopo il tango, o lo faccio in notturna, però no, lo faccio prima, dai. Tra un'oretta una live di così, 20 minuti, mezz'ora, dai, una piccola live verso le 9 la faccio. Quindi una piccola live alle 21 la faccio. No, tra un'ora. Una piccola live alle 21 una piccola live. Bene, un saluto a tutti, ci vediamo tra un'oretta, una live veloce. Ciao a tutti, a dopo.